Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi ho l'ispirazione proprio di parlarvi di un argomento per fare proprio pratica. Facciamo un po' di pratica con la magia. Facciamo pratica con tutto ciò che ci accade per volgerlo verso il massimo successo. Allora, oggi voglio parlare di un argomento su cui sto mettendo tanto l'attenzione nelle ultime settimane, che è proprio un approccio diverso, ma mi verrebbe da dire antico alle cose, perché è negli antichi che noi troviamo gli esempi da prendere per riportare in auge la sacralità e la vera magia. Allora, gli antichi erano in contatto profondissimo con gli spiriti, con la natura, con gli dei. E perché? Perché non avevano una parte razionale, iperrazionale così sviluppata come l'abbiamo noi adesso, e quindi viaggiavano proprio in conformità con la natura, con i tempi, con i cicli, con gli spiriti. Ecco, nelle ultime settimane stiamo mettendo l'attenzione sulle stesse cose su cui abbiamo lavorato sempre, però con un approccio differente. E io credo sia l'approccio più funzionale e determinante che ci possa essere. L'approccio poetico. Un approccio immaginale, come ci insegna la nostra Selene Calloni Williams, un approccio che richiede proprio l'attività della nostra mente causale, del nostro corpo causale, così chiamato dalla scienza esoterica, dall'antroposofia. È una mente poetica, per dirla in modo più bello, più raffinato, perché dovete sapere che la nostra anima comunica attraverso le emozioni. La nostra anima è poesia. Non a caso tutti i grandi artisti producono grazie a forti emozioni che hanno a che fare con la profondità dell'anima. Tali profondità hanno a che fare con la dolce tristezza, la malinconia, la rabbia, anche la frustrazione, e da lì che nascono le più grandi opere artistiche, creative. E quando scendiamo nel regno di Ade, nelle nostre più grandi profondità, che riusciamo a cogliere gli strumenti necessari per dar vita alla nostra magnifica creazione di vita. Ma come ci insegna anche il mito greco, la storia di Perseo, che per trovare gli strumenti per uccidere Medusa, fa il viaggio negli inferi, nelle profondità, nelle profondità di Ade, il dio degli inferi, e lì riesce a prendere gli strumenti con i quali ucciderà Medusa. Quindi fa il viaggio nelle profondità del suo essere per sconfiggere Medusa, che anche lì non esiste una morte. Quando Perseo taglia la testa a Medusa, dalla testa di Medusa nasce anche il gigante, il cavallo alato, Pegasus, e dal sangue di Medusa si creano i coralli, quelli che noi oggi chiamiamo coralli. Quindi il mito greco ci aiuta, no? In qualità di narrazione, a farci capire qual è l'origine delle cause, quali sono l'origine delle nostre vicende attuali, perché il mito greco sono degli archetipi, gli archetipi sono modelli di riferimento sempre validi, quindi non hanno un tempo, sono sempre validi. Ecco, quindi le profondità, quando noi scendiamo nelle nostre profondità, essendo a contatto profondissimo con le nostre emozioni, anche quelle più dolorose, soprattutto quelle più dolorose, creiamo qualcosa di straordinario. Ma questo ve lo racconto sempre, che dopo un grandissimo, per esempio, dolore, io ho creato quello che ho creato. Anche il canale è venuto fuori, il canale Taromantic è venuto fuori dopo un grande viaggio nelle profondità dei miei inferi. Ma come tutte le più grandi creazioni sono nate dal viaggio negli inferi, dove ci sono i tesori più grandi dell'umanità, laddove noi incontriamo il nostro più grande potere. Cos'è il viaggio negli inferi? Cos'è la profondità? È l'anima, la luna, rispetto
a questa società in cui siamo incarnati, dove soltanto i valori solari sono quelli degni di nota per il sociale, ciò che si vede, ciò che è razionale, ciò che è misurabile, controllabile e prevedibile è giusto. Quindi anche la nostra morale distorta su questi concetti, cosa è male, cosa è bene, cosa è giusto, cosa è sbagliato. Abbiamo queste forme pensiero che dobbiamo trascendere, andando nella sovramente, la mente poetica. Ecco, voglio parlare appunto degli dei, delle idee. Le nostre emozioni sono dei. Perché? Perché mentre il nostro corpo è mortale, cioè ha l'immagine della mortalità, ossia del nostro corpo fisico, eterico, astrale, che dopo 250 anni muore, mettiamola così, le emozioni invece che proviamo no, le emozioni sono immortali. Ecco perché le emozioni sono dei, ossia sono immortali. Le emozioni che provi o che hai provato fino a questo momento, le emozioni che ti attraversano sono immortali. Mentre il tuo corpo è mortale, le tue emozioni sono immortali. C'erano prima di te le tue emozioni e ci saranno dopo di te. Sono dei. Tutte queste emozioni hanno un unico scopo, quello di dissolvere la mente. Ecco, oggi voglio puntare l'attenzione su come adoperare al meglio le nostre emozioni per portarle a nostro vantaggio, a beneficio di una creazione consapevole della nostra realtà, a beneficio del capolavoro della nostra vita. Allora, tutte le emozioni hanno un unico scopo, quello di dissolvere la mente. La mente mente, il cuore, ossia le emozioni, sa. Quindi la mente mente, il cuore sa. Allora, quando tu ti lasci veramente andare all'emozione, cosa fa la mente? La mente si dissolve. E qua stiamo in una società in cui l'iperrazionalismo o la mente razionale non ha niente di poetico e si è portata all'estremo questo tipo di mente. Questo tipo di mente non ha niente di poetico, non comunica con l'anima, che l'anima è poesia. E noi dobbiamo andare verso quella mente poetica o la mente causale che ci permette di trovare finalmente l'equilibrio vero per farci sentire la magia che ci incarna e smettere di creare inconsapevolmente la nostra realtà. Quando ci facciamo sopraffare dalle nostre emozioni, siamo vittime delle stesse e stiamo comunque creando la nostra realtà in modo inconsapevole. E in questa società di cui siamo proprio invischiati in una in una morale corrotta che ci fa distinguere bene e male secondo un tipo di morale sociale in cui siamo incarnati adesso, che non ha nulla a che vedere con la bellezza, con la poesia. E siccome le nostre credenze hanno a che fare con questo tipo di morale in questo periodo storico, che non vuole il bene dell'umanità, non vuole il bene dell'uomo, non vuole il tuo bene, le tue stesse credenze che ci hanno inculcato sin dall'infanzia non vogliono il nostro bene. Quindi è la nostra anima che vuole il nostro bene, è la bellezza che vuole il tuo bene. Allora, approcciare alle emozioni, come approcciare alle emozioni? In tutti i miei podcast, dall'origine adesso, vi ho sempre parlato di lasciarvi fluire alle vostre emozioni, di quanto è importante essere presenti all'emozione, di quanto è importante essere presenti e non giudicare l'emozione che ti arriva. Bene, partendo da questo punto, adesso connotiamo l'emozione per la sua reale identità. L'emozione è un Dio. Sapete che gli antichi,
quando non sapevano dare il nome alle cose, come in questo caso le forti emozioni di cui si veniva a essere in preda dell'emozione, lo chiamavano Dio. Le forze più grandi di ciò che era controllabile erano chiamati dei, divinità. Quindi partiamo dalle origini per scrivere un nuovo futuro, che chiamerei un futuro antico. Allora, quando tu ti lasci veramente andare all'emozione, la mente si dissolve e il nostro scopo è quello di dissolvere la mente. E la mente razionale è entrare in uno stato di non mente razionale, cioè della mente causale, mente poetica o mente che immagina, la mente delle immagini perfette. Ok. Allora, l'emozione cosa fa? L'emozione produce nella mente una sorta di crepa, bene? La crepa. Una crepa si fa, una piccola rottura. E la mente dovete immaginarvela come una sorta di diga, la diga, che ti argina dal resto dell'universo. Bene? Quindi la mente è una sorta di diga che ti argina dal resto dell'universo. E quando questa crepa si forma nella diga, prima o poi la diga crolla, travolta dalla stessa potenza che illusoriamente voleva contenere. Mi spiego? Cioè, quando l'emozione arriva ha la funzione di creare una crepa. Quando crea questa crepa nella mente, a un certo punto, crepa su crepa su crepa, la diga crolla. Quella diga che è la mente voleva contenere una potenza che non è contenibile, che è quella dell'emozione. Cioè la mente ha l'ardire di contenere un'emozione incontenibile. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Portare all'estremo l'emozione per creare una crepa dopo crepa, crepa dopo crepa, crepa dopo crepa, la diga crolla, finalmente. L'emozione ha quindi questa funzione, creare delle crepe nella mente, attraverso le quali l'emozione può finalmente attraversarci tutti. Quindi, ricapitolando, l'emozione ha la funzione di creare delle crepe nella diga della mente, attraverso le quali crepe può finalmente attraversarci la luce. Ok. Quindi tutte le emozioni come la frustrazione, la rabbia, il tradimento ci permettono di diventare coscientemente il sé. Cos'è il sé? Il vero io, l'anima. E il punto chiave è quello di non diventare vittime delle proprie emozioni. Ok. Essendo le emozioni degli dei o dee, spiriti, è come se, vedendoli come qualcosa di più grande di noi, è come se li vedessimo lontani. Invece dobbiamo allearci ad essi. Per esempio, cosa vuol dire questo allearci alle nostre emozioni? È un cammino controcorrente rispetto alla società attuale, perché la società attuale vuole controllare le tue emozioni, la tua stessa mente vuole controllare le emozioni, come le controlla? Giudicandole, analizzandole. Sentire le emozioni è sbagliato, sentire la rabbia, la frustrazione, la tristezza, il fallimento è sbagliato, ti anestetizzano al giorno d'oggi. Quindi sentire le emozioni è un cammino controcorrente. Sentire le emozioni è il caposaldo del percorso spirituale. Quindi il percorso spirituale stesso è un cammino controcorrente.
I tarocchi sono degli strumenti che ci permettono di vedere qual è il karma, il dharma potenziale. E fra uno degli arcani più importanti che ci permettono di vedere il cammino controcorrente, cioè il cammino spirituale, è proprio l'appeso, l'arcano numero 12 dei tarocchi. L'appeso dei tarocchi è al contrario. Quindi indica il cammino controcorrente, perché ripeto, il cammino spirituale è un cammino controcorrente. Come vi ho spiegato nel video degli arcani maggiori, quando si arriva all'appeso in qualità di evoluzione, si arriva alla necessità di sacrificare l'illusione dell'ego, l'illusione dell'io razionale. Perché tutto quello che ha a che fare con la razionalità, con l'io razionale, non ci basta più. Non dura, non ci appaga. Allora si arriva all'appeso. E l'appeso, l'arcano numero 12, arriva dopo l'arcano numero 11, che è la forza di dominare gli istinti più bassi dell'io, la mente razionale. Allora si sceglie di fermarsi e andare controcorrente. Ho il coraggio, la forza dell'arcano numero 11 di andare dove? Controcorrente, cambiando prospettiva, ossia l'appeso, arcano numero 12. E quindi il cammino spirituale è un cammino controcorrente. È il cammino attraverso il quale tu ribalti i valori comuni. Perché è il luogo comune da distruggere, il luogo comune fatto di una morale, del bene e il male di questa società, cosa è bene, cosa è male. Secondo cosa? Secondo una morale che ci vuole schiavi, manipolabili, controllabili, prevedibili. Come sopra così sotto, così il sistema ci vuole, così il tuo sistema di credenze ti vuole, manipolabile, controllabile e prevedibile. E quindi questo è il luogo comune. Noi dobbiamo abbattere il luogo comune. Quindi, cosa fai a livello, quando ti approcci in modo, come ci insegna l'appeso, controcorrente, ribaltare la visione? Provo rabbia perché sono stata abbandonata, provo rabbia perché sono stato tradito. Ecco, non devo diventare succube della rabbia. E come faccio? Devo semplicemente essere consapevole di provare rabbia. Io sento che sto provando rabbia, sento che sto provando rabbia, sento che sto provando rabbia, ma senza giudicarla. Quindi sento che sto provando rabbia. Non è né positiva né negativa. Al di là del giudizio, sopra il giudizio, utilizzando la sovramente. Quindi, so che sto provando rabbia, sento che sto provando rabbia. Non la giudico. Oppure so che sto provando frustrazione, so che sto provando frustrazione, sento che sto provando frustrazione, sento che sto provando abbandono, sento che sto provando qualsiasi emozione. Non la giudico né positiva né negativa, semplicemente la sento come una dea al mio fianco. E soprattutto non la agisco, perché se la agisco la disperdo. Cioè, se provo rabbia e vado a spaccare la macchina del vicino, la casa del vicino, la sto agendo. Se provo rabbia e mi incazzo, scusatemi il termine, con quella persona, sbraido, colpa tua, la sto agendo, sto disperdendo una grandissima occasione. Ok. Quindi non la giudico negativamente, perché se la giudico, quel giudizio mi fa ammalare,
Va bene? Se io giudico negativamente qualcosa, quel giudizio mi fa ammalare. Se io giudico negativamente un'emozione, mi fa ammalare, mi trascina. Come vi dicevo sempre, Dio o ti accompagna o ti trascina. E quando ti trascina ti fa male. Quindi non giudico l'emozione, altrimenti mi fa ammalare. Semplicemente rimango consapevole dicendo sento che sto provando rabbia, sento che sto provando rabbia e la percepisco come pura forza, pura energia. Ed è proprio questa energia, questa pura forza, la consapevolezza che sto provando questa sensazione di rabbia, frustrazione, tristezza, qualsiasi idea è proprio la percezione di che sento questa pura forza, pura energia, che fa creare quella famosa crepa nella mente, che fa crollare la diga e permette alla mia coscienza di mettersi in connessione diretta con il sé, con l'infinito, con il Dio. Qualsiasi emozione opera in questo modo. Tutte. Dobbiamo riuscire a vivere con gli dei, con le forze della natura, come facevano gli antichi, che vivevano proprio in questo modo. Cioè la loro pratica è quella che vi sto dicendo. Questo è ciò che fa il vero mago. Non è più vittima del dio, della dea, cioè dell'emozione, dello spirito, ma diventa mago, creatore. Tu crei grazie alle forze che riesci a dominare. Quando ti allei con il Dio, è un tuo alleato, puoi creare quello che vuoi. Se non creiamo questa alleanza, rimaniamo sempre prigionieri della mente. E allora il nostro karma finalmente avrà l'esito che la tua anima voleva per te. Il karma, come vi dico sempre, è il terreno di gioco dell'essere umano. Io ho fatto già un altro video chiamato Karma, lezione karma e libero arbitrio. È il terreno di gioco dell'essere umano, tutto è karma, non c'è niente che non sia karma. Karma che vuol dire? Sono tutto ciò che tu scegli di vivere in una data incarnazione per evolvere. I tuoi tratti somatici, le figure chiave della tua famiglia, le figure chiave che incontrerai nella tua vita, gli eventi più importanti e determinanti della tua vita sono stabiliti già dal karma. A cosa serve il karma? Sono gli ostacoli che vengono messi sul terreno di gioco della vita per superarti, come tu quando vai in palestra. No? Per avere più muscoli, tu devi alzare più pesi, ok? Quindi è un allenamento il karma. Il karma va risolto, il destino va compiuto, il destino viene fuori dal karma. Il destino ha a che fare con i tuoi desideri. I desideri, anche quelli sono figli del karma. I desideri che tu hai sono la misura del tuo destino. Voglio realizzare quella cosa, ok. Nel perseguire la realizzazione di una determinata cosa, tu sviluppi determinate capacità e talenti, andando incontro al tuo destino. Il tuo destino è la missione dell'anima. Le sfide che ti verranno messe davanti per conseguire quegli obiettivi sono volute dal karma. Proprio perché il karma è proprio la palestra. Il tuo libero arbitrio dove sta? Il tuo libero arbitrio sta nel dire di sì al karma, cioè non vedere gli eventi che sono eventi del karma come dei, divinità, perché sono stati cuciti dagli dei, gli eventi del karma, insieme al tuo sé superiore. Vedere gli eventi del karma come le grandi prove iniziatiche affinché tu vada incontro ai tuoi talenti, i tuoi desideri e il tuo destino,
Dire di sì, cioè significa vedere questi eventi del karma come dei, come divinità. Tutte le prove, anche quelle più difficili, distruzioni e tutto, sono i test toast, come ve li chiamavo prima, li chiamiamo anche oggi così, però dando una visione più poetica alle cose. E, perché l'anima capisce con la poesia. Allora, siccome noi stiamo andando incontro a questo tipo di approccio più diretto all'anima, perché si deve comunicare con l'anima, meno schematico come un approccio rispetto all'approccio mentale, allora i test toast sono proprio le sfide del karma per arrivare incontro a quei tuoi desideri. Il tuo libero arbitrio sta nel riconoscere che questi sono dei, divinità e forze, e dire di sì, un sì attivo, allearti col Dio. Quindi quando arrivano eventi del karma in negativo, come la tua mente razionale giudica negativi, tu devi farti amico quello che la tua mente razionale giudica nemico, il Dio, la forza. Più grande è il karma, più grande è la potenza che si cela dietro, più grande è il tuo potere. Ok, dove sta il tuo libero arbitrio? Ricapitolando, nel dire sì al karma, accogliendo le emozioni, come vi ho detto, come vi dico sempre da anni, ma adesso lo stiamo facendo sotto un approccio più poetico. E poi nell'immaginare la tua realtà, quello che vuoi realizzare. In me mago agere, lascio agire il mago che è in me. Una volta che dici di sì al karma, ti allei col Dio, tu continui a immaginare la tua realtà di successo. Perché quando integri tante prove consapevolmente, sapendo che ogni volta, ogni sfida del karma è una monetina d'oro che ti entra nelle cellule, hai sempre meno paura di immaginare una realtà grandiosa. Perché il problema dell'essere umano oggi è che non ha capacità di immaginazione. Madre Terra ha una capacità di immaginazione strabiliante. Guardate cosa produce Madre Terra. Non ha limiti nell'immaginazione. Perché non ha limiti nell'immaginazione? Perché non ha paura degli uragani, dei terremoti, vede tutto come una trasformazione. Questo per farvi un esempio che può essere maccheronico. Allora voi, includendo le sfide più temibili, emozionali, non avete più paura di quelle dell'ombra, mi spiego, dell'ombra. E quindi si amplia la vostra capacità di immaginazione, immaginativa. Quindi il libero arbitrio consiste nel dire di sì al karma, perché se continuiamo a dire no, cosa vuol dire no? No, questo non lo voglio, ho paura di questa cosa, non lo voglio questa cosa. Lo vedi, quella cosa che ti capita come un evento esterno a te, non è niente esterno a te, è stato già cucito dai venti del karma sul tuo destino, sulla tua incarnazione attuale. Quindi se tu continui a dire di no, non lo voglio questo non mi piace, ho paura di questo, ok, invece di vederlo come un Dio, si riperpetuerà sempre lo stesso, sempre lo stesso, in forme sempre più grandi. E quindi tu non riesci a compiere il destino in questa incarnazione realizzando i tuoi desideri e si ripeterà un'altra vita partendo da dove sei arrivata in questa incarnazione. Si ripete un'altra vita che parte da dove sei riuscita ad arrivare nell'incarnazione precedente. Allora, questo è un momento storico di grande accelerazione evolutiva. Madre Terra vuole che l'umanità si risvegli e manda prove su prove, veloce, prove su prove. Perché Madre Terra è stanca di vedere un uomo mediocre. È stanca di vedere i suoi figli che non riconoscono il loro potere di creazione consapevole e di amore. È stanca Madre Terra, è stanca. E abbiamo noi la necessità impellente di fare un salto evolutivo epocale, dove riconosciamo il nostro potere, ridando a Madre Terra la nobiltà dei suoi figli. Madre Terra che ci ospita e noi l'abbiamo distrutta, noi genere umano. L'abbiamo distrutta perché non abbiamo riconosciuto il nostro potere in noi. Perché se l'essere umano avesse riconosciuto il suo potere,
non avrebbe avuto la necessità di distruggere quasi tutte le risorse di madre terra per possedere. Perché una persona accumula, possiede, accumula? Perché ha paura di rimanere senza. Perché una persona possiede, accumula potere materiale? Perché non è consapevole del suo potere spirituale, che è illimitato e che da là si genera anche le forme materiali. C'è una persona inconsapevole del potere spirituale, accumula, vuole il potere materiale, ma il potere materiale è un'espressione del potere spirituale. Una persona consapevole del potere spirituale non ha bisogno di accumulare e può godere anche di un potere materiale, ma è la paura dietro la quale siamo soggiogati che ci ha fatto arrivare fino a questo momento storico. Il potere spirituale, la consapevolezza del potere spirituale, significa avere in mano il potere su tutte le cose. La consapevolezza di poter avere tutto, perché hai già tutto e puoi avere qualsiasi cosa. Questa è la consapevolezza del potere spirituale. Invece chi non ha consapevolezza del potere spirituale è aggressivo nel potere materiale, vuole accumulare potere materiale, ma non c'è nulla di male nel potere materiale. Dipende da chi è chi esercita il potere materiale. Al giorno d'oggi chi esercita il potere materiale non ha nessuna coscienza del potere spirituale. Quindi ci vuole l'equilibrio tra tutte e due le parti. Siamo creature divine e quando abbiamo bisogno di qualcosa c'è il nostro sé superiore, il nostro spirito che ce la dà. Non è necessario accanirsi su qualcosa. Chi si accanisce su qualcosa è chi ha paura. Chi ha paura non ha fede. Questo è il senso. E quindi se un uomo riconosce il suo potere divino, non accumula proprio niente, non distrugge le risorse di madre terra, perché ha fede nella divinità che lo incarna. E quindi c'è una necessità impellente di fare questo lavoro. Quindi, il tuo karma è già prestabilito. Il tuo karma ha a che fare con le sfide, i talenti e i potenziali che tu devi manifestare per raggiungere i tuoi desideri. Karma, destino, libero arbitrio. Karma, eventi che sono già prestabiliti. Tutto è karma. I tuoi tratti somatici, la famiglia, gli eventi più importanti. Il tuo destino ha a che fare con il karma. Superare quegli eventi, spingersi oltre i propri limiti del karma, significa andare incontro al tuo destino. I tuoi desideri sono la misura del tuo destino. I tuoi desideri sono la misura di chi diventerai, superando i limiti del karma, perché la sfida è proprio il karma. Il libero arbitrio sta nell'accogliere i venti del karma sotto forma di dei, divinità, e immaginare la tua realtà di successo. Tra i venti del karma e immaginare la tua realtà di successo, quello a cui tu vai incontro è il sedimentare una fede intoccabile. Fede nel Dio che ti incarna, fede nel divino. Quindi, quando tu hai dei desideri, hai delle sfide per andare incontro a quei desideri, no? Il karma, quello è il karma, fa parte del karma. Dove sta il tuo libero arbitrio? Scegliere come relazionarti all'evento. Non puoi cambiare il vento del karma se già è stato prestabilito il vento del karma. Non puoi cambiare l'evento, ma puoi scegliere come relazionarti adesso. Come stare in relazione quindi con il divino. E questo cambia tutto. E oggi ce lo dice anche la fisica quantistica, no? Che l'occhio dell'osservatore cambia la natura delle cose. Quindi, a seconda di come tu guardi l'evento cambia. Quello che fa la differenza è il tuo modo di relazionarti all'evento. Tu non hai potere sull'evento, ma hai il potere di come relazionarti.
e devi dire all'evento, cioè al Dio, io voglio essere alla tua altezza, quindi io ho fede in te, evento che sia distruttivo, che sia una sensazione di rabbia, che sia di frustrazione, io ho fede in te, io voglio essere alla tua altezza. Quindi ho solo due strade: avere fede in ciò che accade, perché è voluta dal divino, perché è funzionale a raggiungere i tuoi sogni, perché è funzionale a raggiungere la tua missione dell'anima, oppure non avere fede in ciò che accade. Sta qui il tuo libero arbitrio ed è questo che fa la differenza per tutto. E il karma è proprio questo. E quando si ha un karma molto pesante è difficile, risulta difficile avere questa fede, però te la guadagni, te la puoi guadagnare, perché altrimenti non stavi qua a riprovarci in qualità di anima. E se hai un karma molto pesante, ti rifugierai maggiormente nella mente, perché analizzerai, calcolerai l'evento con maggiore accanimento, nel tentativo di esercitare un controllo sull'evento. Se invece hai un karma più leggero, sarai più propensa o propenso ad avere fede e ad affidarti all'evento. Allora, se tu hai fede nell'evento, l'evento ti sorride. Va bene? Quindi, scegliendo la fede, l'evento cambia. Non esiste una realtà oggettiva immutabile. È la nostra narrazione dell'evento che determina la natura. Cioè, cosa significa la nostra narrazione dell'evento? È quello che ci raccontiamo che ne determina la natura dell'evento. Non c'è un evento oggettivo. È come ce la raccontiamo che ne determina la natura e anche il risultato. Vi faccio un esempio. Quando ho avuto, qualche tempo fa, una febbre pazzesca, la tosse, 20 giorni praticamente così di trasmutazione, allora come reagivo da piccola? Non vedo l'ora che mi passa, non vedo l'ora che mi passa, è un male, questo è un male secondo la categoria diagnostica, sto male, non vedo l'ora che mi passa, non vedo l'ora che mi passa, come lo prendo adesso? Questo fuoco che mi sento dentro, questa febbre, mi sta trasmutando. Io ti accolgo, voglio essere alla tua altezza. Voglio essere alla tua altezza, sto integrando il potere del Dio. E quando finisce la convalescenza mi sento una bomba. Come lo sapete? Vi do la prova provata. Oppure, quando mi ha lasciato un grandissimo amore, vi racconto sempre delle mie storie tragicomiche, ormai tragicomiche, quel dolore allucinante che mi ha lasciato perché io non avevo non ero realizzata, almeno quello che percepivo, no? A seconda di credenze, come vi ho spiegato nel video, la chiave assoluta, prima e seconda parte, ok. Quindi è un male che mi ha lasciato, avrei detto 20 anni fa, invece in quella trasmutazione, grazie a quella separazione, io ho creato la mia realizzazione professionale. Ho sviluppato i miei doni, i miei talenti. Quindi è la narrazione di come tu ti racconti le cose che determina il futuro di quell'evento, come lo prendi quell'evento. Cioè, il fatto che dovevo sviluppare una certa indipendenza mia personale, professionale, economica, è stato innescato da un forte dolore amoroso, ok? Ok. Mi doveva arrivare un forte dolore di natura emozionale per far venire fuori il talento. La mia anima me l'ha manifestato con una persona che mi ha lasciato, quella di cui ero innamorata pazza. Quindi, quando invece mi ha lasciato un altro grande amore, tanti anni fa, cioè ci siamo separati tanti anni fa, non l'avevo compresa in questo modo, tant'è che mi si ripropone un altro amore ancora più forte affinché io capisca cosa devo imparare. Io ho capito che dovevo imparare l'autosufficienza personale, professionale, anche economica, l'autosufficienza proprio. L'autosufficienza emozionale,
Perché come vi dico sempre, riconducendomi al mito di amore e psiche, che è proprio il destino dell'uomo sulla terra, ritrovare amore, l'amore perduto, no? E quell'amore perduto non l'abbiamo mai perduto veramente, perché alla fine Psiche ritrova amore, però attraversando delle sfide, quelle sfide che Psiche affronta con coraggio. Da che cosa è spinta Psiche, se non dalla fede in quell'amore? E quindi è proprio il passaggio dell'essere umano. Noi sappiamo oggi che, come vi insegno sempre, che ogni persona che incontriamo, ogni evento che accade, è il nostro sé superiore, è la nostra anima che lo vuole. Attraverso quella persona, attraverso quell'evento, attraverso quell'emozione si manifesta Dio. E Dio, il nostro sé superiore, che ci porta l'esperienza da vivere affinché noi superiamo i nostri limiti, che poi sono i limiti della paura, dell'ego, della mente razionale. E rispetto all'amore, come vi ho detto anche nel video intitolato Sei innamorata, sei mai impazzito per amore, noi ci innamoriamo sempre delle nostre qualità che sono in ombra e quindi le proiettiamo nell'altra persona. Quindi l'altra persona ci specchia sempre delle qualità che noi vorremmo sviluppare, che sono già dentro di noi, e in quell'altra persona noi le vediamo palesi. Quindi è sempre il nostro amante divino, è sempre il nostro amante divino, il nostro sé superiore che ci manda quella persona. E come vi ho detto anche nel video del Sei innamorata, ho riconosciuto in tutte le persone di cui mi sono innamorata un avatar del mio sé superiore, integrando tutte quelle qualità e talenti dentro di me che specchiavo nell'altro. Quando io non sentivo di averli, mi innamoravo dell'altro perché l'altro aveva quei talenti che dovevo manifestare. Quindi è come te la racconti la cosa, ma così per tutto. E questo cambia le cose. Successivamente non arrivano più storie drammatiche di quel genere, ma arrivano delle storie in cui ci si può condividere nella propria interezza. Cioè ho fermato i venti del karma, in quel senso, ho integrato quel dono relativo a quella tipologia di aspetto. Man mano che tu risolvi i venti del karma e dici sì al karma e hai questo approccio, inizi a creare consapevolmente la realtà, ma inizi veramente a sentirti un mago, a vedere che tu manifesti tutto ciò che vuoi veramente. Però ci sono degli step prima e l'umanità qua è piena di step adesso ancora. Cioè, queste sono le strade. Finito il karma, che vuol dire finito il karma? Finite le scuole, diciamola così, finite le scuole dell'obbligo del karma, tu inizi a creare consapevolmente la tua realtà, generando un nuovo karma di successo, diremo generando dharma, va, diciamola così. Sono concetti sottili, ma ve li sto spiegando proprio in soldoni, va bene? Dire anche karma e dharma è anche lì con le pinze, perché è tutto karma. È tutto missione dell'anima. Diciamo che il punto è questo: se tutta l'umanità va da una parte, ecco, tu devi vedere per capire dove devi andare. Proprio una cosa che facevo io tanto tempo fa. Dove vanno tutti? Di là? Ok, allora io devo andare dall'altra parte. Se la massa di inconsapevolezza fossimo tutti risvegliati, sarebbe l'età dell'oro e quindi dove vanno tutti è giusto andare. Ma non ti verrebbe manco il problema. Siamo nel Kali Yuga, il periodo più oscuro dell'umanità. Alla fine del Kali Yuga siamo i pionieri del nuovo tempo, quindi dove vanno tutti? Dove vanno tutti? Da quella parte a destra? Vabbè, allora io devo andare a sinistra. Dobbiamo essere folli. Cos'è la follia? La follia rispetto sempre al contesto culturale in cui ci troviamo significa uscire fuori dai ranghi dell'ordinario, uscire fuori dai ranghi della mente razionale, quello che
tu pensi sia giusto, o quello che la tua mente razionale crede sia giusto, che è quello che crede sia giusto anche tutto il resto delle persone. Cosa vuol dire la follia? Uscire fuori da quello che credi essere, che la tua mente razionale crede essere giusto. Istinto, natura selvaggia, gli antichi. Allora questo è il momento storico in cui, come dice anche il nostro caro Fabio Marchesi, un grande scienziato illuminato, e in questo momento storico vincono gli intuitivi. Gli intuitivi. E mi viene in mente Platone. Platone definirebbe la fede come la follia. Chi ha fede è folle e quindi è nella strada giusta. Platone la definiva mania, la mania, perché all'epoca non c'era la parola fede. Noi intendiamo mania con un'accezione di a volte negativa, no? Ma la mania è follia estatica, la mania del mistico che si affida all'evento senza giudicarlo, senza analizzarlo. Per quanto terribile possa essere l'evento, la follia del mistico è costituita dalla sua fede nell'evento. Ecco, la mania, la follia è quella energia che ti viene dal corpo e supera la mente razionale. E la mente sovramente, mi spiego, quella su cui sto puntando tanto l'attenzione. E che succede quando tu segui la follia? Una sensazione statica di follia, ti affidi all'evento, anche il più drammatico. Che succede? Che la mente non può più controllare né contenere e riesce a entrare in uno stato d'estasi. Quindi non importa ciò che ti è successo, non importa ciò che ci è successo, no, respira, entra in questa mania, entra nella follia. E quindi, ragazze mie, ragazzi, vi lascio oggi con una frase di Steve Jobs che a me ha cambiato radicalmente la vita. È stata quella di: soltanto coloro che sono abbastanza folli da pensare di voler cambiare il mondo lo cambiano davvero. E quindi, ragazze mie, ragazzi, siate folli, perché stiamo cambiando il mondo. Detto questo, vi abbraccio tutte e tutti, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!